Salve e benvenuti in un nuovo video, nonché purtroppo l'ultimo video da New York, per ora. Oggi, come vi ho accennato nel video precedente, andremo a vedere un po' di cose. Se ve lo siete persi, ve lo lascio qui nelle schede, così potete recuperarvelo. Oggi quindi andremo a vedere un bel po' di cose belle, tipo Brooklyn, tipo la vista mozzafiato da uno dei grattacieli più importanti di New York, ma non vi voglio fare spoiler, quindi andiamo al video. Come ogni mattino ormai, tappa per la colazione a Europan Caffè, ormai rimasto nel mio cuore e sì, nella mia mano. Sì, perché una mattina mi sono ustionato buttandomi mezzo caffè sulla mano, ma questa è un'altra storia. Prima tappa della mattinata a Fauchvarz, dove abbiamo preso alcune cose. Per chi non sapesse cosa sia Fauchvarz, è uno dei negozi di giocattoli più importanti del mondo. Praticamente là dentro è un'esperienza, ci sono persino gli animatori. E soprattutto è uno di quei negozi di giocattoli dove ti puoi riempire il tuo peluche. Quindi capite cosa c'era là dentro. Usciti da lì siamo andati a visitare uno dei grattacieli più iconici di tutta New York, il Rockefeller Center, e siamo saliti sul Top of the Rock, al 70° piano. In realtà eravamo già saliti qua sopra, però abbiamo fatto una fesseria quel giorno. Infatti quel giorno praticamente pioveva, diluviava, c'era una nebbia fittissima e non si vedeva nulla. Pensando che si vedesse qualcosa siamo saliti lo stesso, nonostante le ragazze della reception ci avessero sconsigliato di farlo. Ma noi, giustamente sprizzanti al pericolo, che facciamo? E non saliamo? Magari non torniamo? Saliamo. Morale della favola, abbiamo perso $45. Ma potevamo andare via e perderci questa vista meravigliosa? No, perché guardate. Finita la visita al Rockefeller Center siamo volati a prendere la metro, perché dovevamo attraversare tutta Manhattan, per arrivare lì, sì, per arrivare lì, a Brooklyn. E vi giuro ragazzi, questo è uno dei posti che mi è rimasto maggiormente nel cuore di tutta New York. La bellezza di questo posto è qualcosa di magico. E lo potevi sia attraversare a piedi, sia in macchina. Peccato non averlo potuto anche attraversare in macchina. Infatti quella E tra l'altro abbiamo incontrato anche questo eroe con la bandiera della Sampdoria. Grande. Visitato Brooklyn, ci mancavano ancora un po' di posti. E il prossimo posto che dovevamo visitare, vi giuro, ero un po' combattuto se andare o meno. Ma alla fine ho deciso di andare. Naturalmente sto parlando di Ground Zero, il posto dove c'è stato l'attentato dell'11 settembre.
e dove appunto sono cadute le torri gemelle. E ragazzi, vi giuro che lì si respira un'aria totalmente diversa da tutta New York. E fermo restando che sì, c'è un parco, la gente va a correre, famiglie, picnic, centro commerciale, tutto quello che volete, ma la senti che c'è un'aria veramente diversa, c'è un'aria veramente pesante in quel posto. Almeno questo è quello che ho percepito io. Un'atmosfera totalmente diversa da tutta New York. E lì l'unica cosa che puoi fare è fare un attimo di silenzio. Visitato Ground Zero, era la volta di Wall Street. Ragazzi, bella Wall Street, tutto quello che volete, l'atmosfera, i film, tutto bello, ma un'ora di fila per fare la foto con un toro? No, non è pensato, no. Quindi ve la consiglio? Sì, certo che ve la consiglio, ma magari cercate un momento dove ci sia poca gente, altrimenti è finita la giornata. Finito con Wall Street, ci mancava giustamente la Statua della Libertà, ma devo dire che l'abbiamo vista solo dalla costa. E direte voi adesso, no, eri là e non sei andato. Vi spiego. Stavamo facendo la fila per andare a fare la foto con il toro e abbiamo perso un sacco di tempo, ma proprio un sacco di tempo. E per andare a Liberty Island dovevamo prendere la navetta. Erano le 18:30, stava venendo buio, stava piovendo, stava venendo giù a nebbia, quindi fondamentalmente non si vedeva più nulla. Anche se in realtà mi avevano sconsigliato di andare a Liberty Island. Nel senso, se voi volete andare a visitare il museo, ok, ci sta. Ma se volete andare a vedere la statua, lì non vedete la statua perché la vedete dall'interno. Nel biglietto c'è la visita al museo, la statua all'interno, ma quello che vedete effettivamente non è la statua, vedete la vista che c'è da dentro la statua. Quindi sarebbe stato bello? Sì, ma non era quello che volevamo fare. L'unica alternativa era prendere il battello che ci portava più vicini a Liberty Island per farci vedere la statua veramente da vicino. Ma come vi ho già detto prima, stava piovendo, stava venendo buio, c'era la nebbia, sarebbero stati soldi buttati. Un po' come quelli del Rockefeller Center. Quindi anche se da un po' lontano, sì, l'abbiamo vista. E per adesso va bene così. Sarà per la prossima. Magari la prossima andiamo a Liberty Island, facciamo un bel video da Liberty Island. Quindi siamo tornati in albergo, ci siamo fatti una doccia perché ci aspettava un'altra cosa da fare, l'ultima cosa da fare prima di andare a vedere New York. E sì, perché avevo preso i biglietti per un'altra esperienza da fare a New York. E ragazzi, se andate a New York, questa è da fare, ve la straconsiglio. Di cosa sto parlando? Avevo preso i biglietti per Broadway, precisamente per lo show di Aladdin. Allora, premetto che c'erano tantissimi show che potete andare a vedere. Noi all'inizio volevamo andare a vedere Il Re Leone, ma praticamente erano rimasti solo 2 biglietti e costavano $500 a biglietto, quindi anche no. E credetemi ragazzi, una delle cose più belle che io abbia visto in vita mia. Naturalmente dentro non si potevano fare video. Ho cercato di fare qualcosina ma mi stavano sequestrando il telefono. E non sto scherzando, arrivava la security con le lucine a dirti non si può, posalo, te lo prendiamo. Ma credetemi, una volta che inizia capisci perché non vogliono che lo show sia ripreso. È qualcosa di allucinante. E lì giustamente ti rendi conto perché i biglietti costano così tanto. Un po' come quelli NBA. Cura delle scenografie, cura delle coreografie, cura degli effetti speciali. È una cosa assurda, veramente. Non so come descrivervela.
chaotic, but hey, it's home. They could throw on a magic carpet. A magic carpet? Nothing impresses the princess more. Oh, now! You're gonna do great. Mom, I will try hard to make you proud of you. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you relax at your heart? E credetemi, in video non rende assolutamente, questa è una di quelle cose che devi viverti là assolutamente. Ma già se andate su YouTube, su canali tipo Good Morning America o Disney on Broadway, trovate qualche video più specifico che hanno fatto loro, magari non solo di questo spettacolo ma di altri spettacoli, che sono tutti fenomenali. Finito lo show siamo andati a mangiare in un pub super newyorkese dove ci hanno servito il loro hamburger con il cetriolo a parte, insomma una cosa super americana. Dopodiché ultimo giretto a Times Square per smaltire tutto. E una visita al Madame Tussauds che non avevamo ancora visto e dove c'era The Rock che mi aspettava per sfidarmi. E sì, naturalmente non ho resistito a fare la camminata tra il fumo dei tombini di New York. E niente, è finita. Da New York per il momento è tutto. Spero di tornarci presto e potervi portare altri video, altre cose, magari un po' più dettagliate. Io come sempre vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi, se volete attivate la campanella, se volete seguitemi anche sugli altri social, sempre il link in descrizione. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video.